Simo, posso dirti che lo dico in francese, sono molto incazzato per questa nazionale, per come è arrivata l'eliminazione e devo dire anche per come viene trattata adesso mediaticamente, dai giornali, trasmissioni, sui social. Non mi sta piacendo per nulla e l'umore è piuttosto basso in questo momento dopo Svizzera-Italia. Ben ritrovato intanto Simone. Sì, è decisamente un mal giorno per noi, per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Non posso dire che io sia sorpreso al 100% purtroppo, né dal risultato finale né di quello che dicevi poco fa, però adesso facciamoci due chiacchiere su questo. Ci facciamo due chiacchiere qui su Passione Inter, allora parliamo un po' di nazionale e di Inter, perché i due temi sono strettamente collegati. Ovviamente quando l'Italia va male, la croce viene gettata addosso al blocco Inter, di cui si sta parlando tanto, ma lo sapevamo già. Lasciate un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Simo, sapevamo che arrivavi ai gironi con tantissimi dubbi, prestazioni più o meno pessime, quelle che abbiamo visto. La Svizzera, che ha messo in difficoltà anche la Germania, sapevamo essere un ostacolo difficile da affrontare e sapevamo, e io dicevo che forse poteva essere la partita in cui se riesce a passarla può stapparsi l'Italia e può partire il vero europeo dell'Italia. Invece ci hanno messo sotto, di fatto, non abbiamo fatto 3 passaggi in fila, di fatto. Il secondo tempo parte subito con un gol che ti taglia completamente le gambe, ma è mancato tutto, proprio a livello di gioco, di prestazioni. La cosa che più mi ha deluso, non ho mai visto nemmeno una possibile scintilla per accendere un po' di carattere e se l'Italia non fa leva nemmeno su quello, è probabilmente questa la peggior prestazione a cui io abbia mai assistito della nazionale italiana in una competizione di questo livello, e deludente in una maniera assoluta, in totale confusione, senza nessun leader che si prende una responsabilità, senza nemmeno l'allenatore che si assume le sue responsabilità di fatto, secondo me, e quindi prestazione che mi lascia veramente senza parole. Ma ci si sente quasi più in difficoltà a capire da dove, da chi, da cosa ripartire oggi che non quando Mancini prese quell'Italia disastrata a fine ciclo che aveva appena mancato la storica prima qualificazione al mondiale. E questo è tutto dire, perché se analizziamo freddamente i due momenti è molto peggio il punto in cui eravamo allora, però oggi ci ritroviamo veramente senza quasi nulla tra le mani. È stato un europeo che è partito, ha dato l'impressione di cominciare col piede sbagliato ancora prima forse dalla prima partita, a livello mentale soprattutto, poi in quella prima partita prendi gol dopo 20 secondi e già lì quindi un problema, per fortuna la ribalti, però a me è sembrata fin da subito una lunga e lenta agonia verso un epilogo inevitabile, prima, dopo, ottavi di finale, gironi, quarti, però difficilmente saremmo andati oltre. E infatti tu prima parlavi di scossa, l'Italia ha avuto un grande assist da questo punto di vista, il gol, il miracolo, per usare Sì. la frase di Caressa, di Zaccagni al 94esimo, che a posteriori abbiamo saputo non essere solo importante per non perdere, ma per passare, perché non saremmo passati con quella sconfitta. Quello deve essere l'elemento che ti dà la scossa, e invece no, i primi minuti successivi a quel gol, cioè i primi minuti della gara con la Svizzera, siamo tornati nel piattume di prima. Eh, Si fa davvero fatica a capire da cosa ripartire e cosa analizzare. Non mi capita spesso, ma oggi sì. Io Simo dico, ho citato Spalletti, secondo me Spalletti ha delle attenuanti, perché comunque prende una nazionale in corsa con un allenatore Mancini che se n'è andato a prendere i soldi in Arabia Saudita, non ha molto tempo per lavorare sulla nazionale, ma a me rimane la netta sensazione che comunque abbia provato a portare forse qualcosa di troppo complesso per una Mh-mh. nazionale e quando la nazionale poi non lo ha seguito in quello che voleva fare, non si è creato il feeling. Tanti giocatori secondo me non sono proprio in sintonia con Spalletti e quindi non lo seguono proprio nel pieno dal punto di vista carismatico della leadership, e quando quindi Spalletti si è trovato a dover improvvisare, cosa che con le nazionali in queste competizioni qua devi fare e devi saper fare, è andato ancora più in confusione e ancora più in difficoltà. E le sue conferenze stampa secondo me sono molto significative della sua confusione e per questo dicevo che sono arrabbiato, lo dico senza, senza sfociare in, brutto, in un lessico brutto, eh, molto arrabbiato per come poi gestisce anche l'immediato post eliminazione. Posso capire il nervosismo che si era già visto, lui comunque
in qualche modo dice di prendersi delle responsabilità che sono sue, ma sono anche di tanti altri, perché poi adesso ci arriviamo. Ma tra i vari passaggi che non mi sono piaciuti, intanto c'è un continuo scaricare sui calciatori che non mi piace molto, soprattutto se tu allenatore hai impostato un progetto triennale, dici, e cominci a sparare sui tuoi giocatori, che significa che da domani comincerai a lavorare su 26 giocatori diversi da questi? Non ce ne sono 26 giocatori forti, soprattutto al di fuori di questi, quindi figuriamoci. E quindi questo sparare sui giocatori non mi è piaciuto, e collegandoci all'Inter, Spalletti che va in conferenza stampa e dice che l'Inter aveva vinto il campionato tanto tempo fa, quindi aspetta che la frase me la sono segnata. Mi sono assicurato e ho visto che Inzaghi ha fatto fare gli allenamenti in maniera corretta fino in fondo, ma può darsi che mentalmente venga di non essere così applicato. Cioè, che significa che lui pensava che Inzaghi non sarebbe stato professionale fino alla fine, cioè vinto lo scudetto, Inzaghi faceva fare merenda e scampagnate negli allenamenti fino a fine stagione, e poi dice che di fatto i giocatori dell'Inter hanno staccato la spina, quindi delle responsabilità ci sono da parte del blocco Inter, che poi è stato ripreso da tanti altri, e adesso ci arriviamo. Questa cosa mi fa impazzire perché, uno, se finisci la stagione, si dice per esempio che l'Inghilterra non arriva a queste manifestazioni in grande forma perché la stagione è logorante, finiscono e corrono fino all'ultimo, e quindi arrivano scarichi a queste competizioni. Quando siamo arrivati alla finale di Champions si diceva i giocatori sono stanchi e quindi sono sfiniti. Quindi se vai fino in fondo sei stanco. Se finisci la stagione prima perché vinci lo scudetto con 2 mesi d'anticipo, sei stanco. Ma poi questo discorso perché dovrebbe valere per gli italiani dell'Inter e non dovrebbe valere per Sommer, che che ci ha buttati fuori, non dovrebbe valere per Çalhanoğlu, che è andato anche in gol con la Turchia, non dovrebbe valere per Lautaro Martinez che ha fatto 4 gol in 3 partite di Coppa America, giocando 3 partite, 2 spezzoni e una partita, e poi parleremo a parte anche di Lautaro Martinez. Questo proprio non l'ho capita e non mi è piaciuta per nulla. No, assolutamente. La cosa della condizione fisica, in qualunque modo te la rigiri, come hai detto, può essere un sempreverde in ogni momento, quindi non ha veramente senso, e non ha senso nemmeno citarla dopo che il blocco Inter, che piaccia che non piaccia, e mi dispiace a chi non gradisce questa cosa, deve essere anche il basamento dei prossimi anni della nazionale, perché sono giocatori forti e ancora abbastanza giovani, quindi piaccia o no, a parte Darmian, gli altri sono lì. No, su Spalletti allora sicuro ha delle attenuanti, perché io sono sempre convinto che affrontare problemi complessi significa appunto farlo nella maniera profonda, e non è mai solo uno il colpevole Sì. di una situazione quando si parla di calcio. E a me, per come sono fatto io di base, non piace quasi mai puntare il dito contro l'allenatore, che è sempre nel ruolo peggiore possibile, quello che si prende tutte le colpe e che quando vince magari non sempre invece si prende tutti i meriti. Nel caso specifico però fatico davvero a trovare tanti precedenti in cui l'inadeguatezza di un mister, non perché non sia bravo Spalletti, ma per quello che ha fatto vedere, non abbia avuto un impatto. Le dichiarazioni le hai dette tu, e poi cioè, anche su quello noi ci si scherza molto, però io credo anche che, lo dico un po' col sorriso, sia difficile lavorare con Spalletti per il modo in cui parla, in cui si esprime. Cioè, quando prima dicevi non è un tecnico con cui magari entri in sintonia subito, per me anche per quello. Poi non lo conosco personalmente, non mi permetto di giudicare, però a volte mi dà anche questa impressione. Se ci entri poi in sintonia diventa un fenomeno, un po' come tanti altri, però di primo impatto non penso sia facilissimo, ma soprattutto a livello tattico. Cioè, fin dall'inizio abbiam detto le convocazioni 10 difensori, cioè nel blocco proprio Sì. dei difensori era un elenco lunghissimo, di cui tantissimi esterni, non terzini, e tantissimi centrali che han giocato a 3. Abbiam giocato a 3 una gara su 4 praticamente. Sì. Ehm, Di Lorenzo, il peggiore in assoluto di questa competizione, le ha giocate tutte contro Nico Williams, mi faceva tenerezza per quanto era in difficoltà. Lui stesso probabilmente si sarebbe cambiato per evitare di Di giocare la fatto l'ho detto, ripresa. più o meno l'ho Cioè, detto. eppure è stato lì, eppure ieri è stato lì e ha fatto male anche ieri. Darmian terzino sinistro, sulla base di cosa? Vabbè, mancava Di Marco, ok, però si possono trovare delle alternative, c'era Cambiaso, poteva farlo lui. Poi Frattesi trequartista che non l'ha mai fatto. Non lo so, a me è sembrata veramente una confusione totale, come hai detto prima, un continuare a cambiare modulo, schemi, movimenti, alla ricerca forse di una soluzione che neanche lui aveva in testa, e questo mi spiace dirlo, ma purtroppo non ti può far altro che arrivare dove sei arrivato. E quindi è difficile veramente.
Mi hai dato vari input, Simo, e mi sta rimontando un po' di di arrabbiatura ulteriormente, perché stamattina apro i giornali, anzi senza aprirli, Corriere dello Sport, Tutto Sport, in prima pagina mettono Bastoni. Cioè il fallimento Italia, guarda caso, Corriere dello Sport e Tutto Sport lo rappresentano con la foto di Bastoni disperato. Io adesso dico, qualcuno dirà: "Vabbè, sai magari le agenzie di stampa c'hanno la foto, c'è quella di Bastoni che è disperato, dicono prendono quella". Ma io, Simo, ho gli stessi abbonamenti alle agenzie di stampa che hanno anche loro e ti assicuro che di foto di disperazione della nazionale di ieri ce n'erano quante ne volevi. Guarda caso hanno scelto proprio quella di Bastoni e guarda caso uno, poi io non voglio pensar male, però Corriere dello Sport, Tutto Sport, guarda caso tra tanti vanno su Bastoni. Uno dei pochi che secondo me sarà nel blocco di quelli su cui devi continuare a puntare, perché dovrai ripartire da Donnarumma, da Bastoni, da Calafiori, che forse è l'unica vera eredità che ti lascia Spalletti in questo momento, da questo europeo. Il fatto che Calafiori può essere da nazionale, può essere da alto livello. Barella e poi io ci metto Frattesi e Di Marco, ma forse sarò di parte. Però questi sono quelli da cui puoi ripartire, non c'è molto altro. Forse su Scamacca poi apriamo un capitolo a parte che c'è anche una provocazione. Quindi guarda caso però del fallimento Italia, di tante facce che puoi mettere in copertina, metti quella di un interista. A me questa cosa fa arrabbiare perché è un discorso che forse non dovremmo nemmeno trattarlo, perché poi io apro i social, il discorso è che ho aperto i social subito dopo l'eliminazione, ho visto tanti amici, colleghi, eccetera, eccetera, che sono di fedi opposte, che dicono, ecco, vedi il famoso blocco Inter, come è andato, eccetera. È un discorso che io avevo già anticipato nella newsletter di venerdì. Dovrei lasciarlo da parte perché ti rendi conto che quelle persone che scrivono quella cosa lì sono faziose, col paraocchi e di calcio ne discutono appunto quando c'è la nazionale e non ne capiscono veramente nulla. Perché il blocco Inter, tu l'hai già detto, tutti fuori ruolo. Ho sentito Trevisani su Cronache di Spogliatoio fare a un certo punto lo splendido con delle battute su Darmian schierato quarto lì, ma cioè di tutte le cose che si possono analizzare vai a fare battute su Darmian, che cosa gli vuoi dire a Darmian? Darmian ti fa il jolly in qualsiasi ruolo, in ogni momento, ma in squadre che hanno un senso logico, non in squadre disastrate come questa nazionale. Se è una squadra disastrata, in più lo metti completamente a caso fuori ruolo, che ti aspetti? Che sia Darmian che ti viene a risolvere tutto, cioè follia totale. Bastoni, uno dei migliori terzi di sinistra in circolazione, fatto giocare ovunque, tranne che in quella zona di campo lì. Ad un certo punto, di testa sua, Bastoni si è messo a giocare lì sulla sinistra, a fare il terzo di sinistra senza che glielo chiedesse Spalletti. Quindi parliamo di blocco Inter, ma parliamone con cognizione di causa. Ma anche perché avesse portato qualcosa il blocco Juve in passato, io ti potrei anche venire dietro su questi discorsi. Cioè, oggi passa il messaggio, ecco, finché c'è il blocco Juve va tutto bene, quando c'è il blocco Inter facciamo queste figuracce. Io il blocco Juve mi ricordo che nei 9 anni di scudetti ininterrotti della Juventus abbiamo vissuto il decennio più brutto della storia della nazionale italiana, almeno di quello che io ricordi, se facciamo eccezione per un europeo che a questo punto è stato vinto in maniera totalmente casuale e episodica. Cioè i 10 anni, i 2 mondiali consecutivi saltati, sono 2 mondiali che tu salti con il blocco Juve. Il mondiale del 2014 dove esci nella fase a gironi, esci con il blocco Juve. E, e non mi sembra che ci fosse questa narrazione sul blocco Juve che vediamo fare oggi sul blocco Inter. Che poi quello era il blocco Juve su cui ci si puntava con convinzione, con la famosa BBC, con Buffon, tutti messi lì, si parte da loro e non si toccano. Qui hai preso il blocco Inter, li hai sparsi in campo e pensavi che la magia continuasse. Anche per dare un po' la frecciatina a Spalletti che dice che controlla come Inzaghi fa il suo lavoro. Forse Inzaghi lo sa fare anche meglio probabilmente. Forse andrebbe controllato un po' meglio e questa è l'ennesima dimostrazione del valore del lavoro di Inzaghi che durante tutto l'anno è stato definito fortunato, aveva in mano una macchina già potente, faceva i discorsi sulla genetica col fratello Pippo, robe che lunari completamente. No, sul discorso del blocco sarò molto sintetico. Intanto non ha veramente nessun senso ragionare sul blocco collegato alla squadra come se la squadra di riferimento possa portare una maledizione quando i giocatori mettono la maglia azzurra. Cioè blocco Inter è un modo di dire per dire che sono tanti giocatori dell'Inter. Chi attacca l'Inter perché il blocco Inter è andato male in nazionale
mette insieme le mele con le pere. Che cosa c'entra questa cosa? Niente. Se lo vogliamo dire invece a livello tattico, andare nel profondo, abbiamo detto fino ad ora, di 6 giocatori, 7 quanti erano, hanno giocato tutti fuori ruolo, tranne Barella forse, che poi talvolta veniva a fare anche il regista, quindi ecco, cosa vuoi tirare fuori da una squadra che gioca così? 3-5-2 con la maggior parte degli interisti in campo, negli altri ruoli avevi tutti i giocatori che nei loro club giocavano a 3, sia in difesa che a centrocampo che in attacco, te la giocavi così. Invece no, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1, 3-4-3, giocatori che un giorno giocano e fanno bene, poi quello dopo non giocano, poi entrano dalla panchina, poi giocano a sinistra, poi a destra, su e giù. Questo è il modo di efficientare una nazionale. Non lo so, se vogliamo criticare il blocco Inter perché giocavano tutti in posizioni diverse, è come dire che, non so, io non mi intendo di Formula 1, ma è come dire che Hamilton fa schifo se lo fai giocare a tennis contro un tennista, anche scarso. Ho capito, però, cioè, nel senso, non ha veramente alcuna logica questo tipo di ragionamento. E infatti, quei quei commenti che mi capitano sotto mano, che sono fatti puramente per faziosità, do un consiglio anche a chi ci ascolta: passate oltre, silenziate, bloccate, perché poi sta gente non ci puoi neanche discutere, capito? E allora perderci Sì. tempo per insultarsi a vicenda, un blocco e via, e passa la paura. A proposito di blocchi, esatto, sono Ecco. son d'accordo. Senti, vado in chiusura Simo, io però credo a questo punto ci si debba interrogare anche su Spalletti. Mh. E cioè io il dubbio che lui fosse un allenatore e non un commissario tecnico l'ho sempre avuto. Questo europeo forse aggiunge qualche dubbio ulteriore. Credo cioè, secondo me non è così giusto spazzare via sempre tutto immediatamente. Cioè, se tu 9 mesi fa hai preso una decisione di fare un progetto triennale, ehm, ripeto, per me ha delle attenuanti in questo percorso Spalletti e quindi se tu credi in lui per 3 anni non puoi buttarlo via adesso, subito, in questo momento. Ehm, Poi il mondiale sarà più largo, ci saranno più posti a disposizione, quindi c'è la speranza questa volta di andarci al mondiale, quindi spero, ecco, che non ci sia il dubbio con Spalletti non si arriva al mondiale addirittura, sarebbe veramente qualcosa di incredibile. Però 2 domande sullo Spalletti commissario tecnico secondo me adesso è giusto farsele. Quindi non so tu che ne pensi, io qualche dubbio ce l'avevo, a maggior ragione ce l'ho adesso, forse è più allenatore, forse nemmeno di quel livello di gran livello, perché è un buonissimo allenatore, ma c'è una fascia superiore secondo me di tecnici, anche a livello di quello che ti danno in più come valore aggiunto, come carisma, come leadership. Ehm, che ne pensi tu? Ed eventualmente si ragiona su qualche sostituto. Ma che ci siano tecnici di fascia superiore non ho dubbi, come non ho dubbi che Spalletti non sia l'ultimo pirla che passa per strada. Quindi io l'ho sempre ha sempre fatto parte dei tecnici che io comunque ammiravo, quindi su questo lo voglio dire. Non lo so se a questo punto sia il momento già di cambiare, perché è vero che fai un progetto triennale, è anche vero che nel mondo del calcio sappiamo che anche se tu dichiari Sì, un progetto e puoi avere anche la volontà di arrivare fino in fondo, ma se nel mezzo succedono cose troppo gravi o anche magari che vengono mediaticamente vissute male, c'è il rischio che la cosa si incrini. E io non voglio paragonare le due figure, perché non sono paragonabili, però quello che è successo con Ventura anni e anni fa, vagamente, cioè tu l'hai preso, lui ha fatto una cosa troppo grave, come non qualificarsi al mondiale, che tra l'altro è la prima volta, tu potevi anche essere convinto magari del suo valore e dire: "Va bene, è andata così, però andiamo avanti." Non era possibile, perché dopo quella roba lì sì. non era possibile. Io non lo so se oggi non sia possibile continuare con Spalletti. Secondo me è possibile proprio perché Spalletti non è Ventura e perché poi, facendo un'altra breve parentesi su quello che abbiam detto poco fa, la squadra non è la Spagna, non è la Germania, non è il Portogallo, ma non fa schifo. Il blocco Inter ha fatto male, ma vogliamo dire che Chiesa è un bidone? Che Pellegrini è un bidone? Che anche i giovani, appunto Calafiori, Buongiorno, sono scarsi? Non credo. Eppure han fatto tutti schifo, tranne Donnarumma, no? Per citare anche il discorso blocco Inter. Fa talmente schifo il blocco Inter che han fatto schifo tutti, tranne Donnarumma. Quindi del materiale su cui ripartire c'è, ripeto, non di primissimo livello, però c'è. Bisogna capire, ecco, che tipo di idea ha anche in federazione chi deve decidere, che tipo di idea ha lo stesso Spalletti,
perché oltre al fatto che, come dicevi, nel mondiale questa volta non si può mancare per ragioni anche logistiche, ma non si può mancare perché ne hai già saltati 2, e già il primo era storicamente un dramma assurdo per una squadra come l'Italia, il secondo l'abbiamo quasi preso così perché avevamo già l'esperienza del primo, non vorrei arrivare al terzo, anche perché quando parliamo di i soliti discorsi populisti dei bambini che non giocano più per strada, quelle robe lì, cioè alla fine, secondo per come la vedo io, la passione per il calcio nei bambini la carichi soprattutto quando c'è la nazionale, che tutti noi amiamo seguire in compagnia, con la famiglia, con gli amici, e se non hai il mondiale, ragazzi, cioè cambia tutto, non puoi, ripeto, ne hai già persi 2, cerchiamo di non fare l'errore di perdere anche il terzo, perché lì poi ritirarsi su, hai voglia a parlare di blocco Inter, Juve, Milan e tutte le altre. È una situazione complessa. No. Hai detto questo discorso, Simo, lo condivido moltissimo, è una cosa a cui tengo particolarmente anch'io. Sono meno d'accordo adesso con quella retorica che partirà, ma ho sentito la trasmissione, con tutto il rispetto, ma il post partita sulla Rai è un qualcosa, avevo voglia di dare una testata alla TV, cioè tutti i discorsi sul perché i settori giovanili in Italia non si punta su questo, non si punta su quell'altro, ma l'Italia comunque ha vinto l'Europeo Under 17, l'Europeo Under 19, credo sia vice campione del mondo Under 20 pure, cioè il settore giovanile è costruito per vincere, sta portando risultati, poi manca quel passaggio sopra per tanti motivi, ma tirar fuori questi discorsi adesso dopo l'eliminazione nuovamente, quelle solite cose dove tutto cambia per non cambiare nulla, e le lasciamo alla Rai queste discussioni sulla retorica qua. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, se no vado in chiusura. Solo una cosa rapidissima, non arrivo a provocare fino in fondo, però lancio il tuo famoso semino e voglio sapere nei commenti le opinioni di chi poi ci scriverà, ragionando nell'ipotesi di un cambio tecnico che, ripeto, non è detto che accada, anzi forse no, e ragionando sul fatto che Spalletti è più un allenatore che non un gestore di nazionali, eccetera. Oggi il gestore per eccellenza è libero, e non dico il nome, scrivetelo nei commenti, però avete capito di chi sto parlando. C'è quel nome tuo, c'è Stefano Pioli, Mamma mia. che secondo me qualcuno tirerà fuori, c'è il nome che avevo fatto io. Io avevo detto, ma sai, se fa bene con la Turchia, secondo me un occhio sul Montella ce lo buttano, come ipotesi. Però è giusto un'ipotesi buttata lì, non che sarebbe il mio sogno, con tutto il rispetto. Però può diventare un allenatore da nazionale che già conosce comunque l'ambiente, conosce l'Italia, se si fa un buon curriculum europeo con la Turchia, da tenere d'occhio probabilmente. Però sono scenari. Non è stato cacciato Mancini dopo l'eliminazione, comunque dopo la figuraccia mondiale, figuriamoci Spalletti adesso, non penso che verrà cacciato. Comunque magari ci smentiscono, tra poco c'è la conferenza di Gravina, magari ci smentiscono subito, però per il momento non sembra. Simo, ci siamo fatti 4 chiacchiere su questa nazionale, ti ringrazio. Grazie a te, grazie a tutti e speriamo che torni presto l'Inter, almeno noi abbiamo questo, Almeno a quello. differenza di chi critica il blocco Inter perché non c'ha manco quello. Vabbè. Adesso seguiremo Sommer, seguiremo Ciala, seguiamo Lautaro Martinez soprattutto, che ieri mi erano arrivati un paio di commenti, abbiamo fatto male a tenerci Lautaro, un paio di commenti così mi ha incuriosito, che pronti via doppietta. E in Argentina ho letto su Olé lo paragonano a Batistuta in questo momento Lautaro, quindi Cavolo. paragone pesante e ingombrante. Chiudiamo qua. Su passioneinter.club anche oggi la discussione andrà avanti, quindi vi aspettiamo nella nostra community del club di Passione Inter, trovate il link in descrizione. In descrizione, per chi ci ascolta in podcast, trovate anche un altro approfondimento che abbiamo realizzato nelle scorse ore, mi raccomando non perdetevelo, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qua.